Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Non so come sia andato il vostro ottobre, il mio, ecco, diciamo poteva pure andare meglio. In ogni caso è di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i miei preferiti del mese, perché ancora una volta ho selezionato the best of the best, ovvero le cose che mi sono piaciute di più. Immagino che ormai il format lo conoscerete a menadito, quindi se siete d'accordo io andrei a cominciare. Cura della pelle. Ecco, non so dalle vostre parti, ma qui a casa mia, nei cambi di stagione, soprattutto dopo l'estate e all'inizio dell'autunno, la pelle fa delle robe che ogni tanto la mattina mi guardo allo specchio e dico: in che senso? In che senso? Cioè si riempie di macchie, si opacizza, è trista la mia pelle. E così quest'anno ho pensato di introdurre qualche piccolo cambiamento nella mia routine della cura della pelle. Devo dire, per onestà intellettuale, anche un po', senza un po', anche molto influenzata da influenced by, hashtag, la carissima Cristina Fogazzi, cioè l'estetista cinica che seguo su Instagram ogni giorno, che apprezzo molto per il suo modo di comunicare, spiega molto bene le cose a mio avviso e chiaramente spesso e volentieri parla dei suoi prodotti, i prodotti Veralab. In passato ho già provato alcune cose, devo dire mi sono anche piaciute. Questa volta ho voluto così dire: va bene Cristina, ti seguo su questo cammino che mi stai indicando, e ho preso due cose che sono un po' andate appunto a cambiare, modificare leggermente la mia skincare routine. Di cosa stiamo a parlare? Intanto del Wonderroll. But after all, you're my Wonderroll. Ho preso un attimo così. Il Wonderroll, qu'est-ce que c'est? Che cos'è? What it is? Let me tell you, mo ve lo dico e vado anche a leggere così non mi sbaglio. Il Wonderroll è indicato, e attenzione perché quando ho letto bene la descrizione, bene, so io, per chi ha pelli macchiate, oh yes, pelli spente, opache, aggiungerei anche un po' tristi, oh yes, pelli stanche e soggette a gonfiori. Notate come ogni riga devo spostarmi un po' più in là, hashtag senilità come di consueto. Pelli poco toniche ma soprattutto pelli esposte continuamente alla luce blu dei dispositivi elettronici. Pronti? Vi faccio vedere anche come si presenta, perché si chiama Wonderroll per un motivo. C'è su un roll gigante, una pallina che ruotando va a applicare il prodotto, e si tratta di un siero antiossidante alla vitamina C. Come si utilizza? Molto semplice. Ho introdotto questo nuovo passaggio nella routine del mattino, per cui lavo la faccia, l'asciugo, metto la crema per il contorno occhi e poi stendo il Wonderroll con questi movimenti che vanno verso l'alto sulle guance, verso il basso sul collo, in modo rotatorio attorno alle labbra e poi un po' su anche sulla fronte. E devo dire bene, perché mi sembra che la pelle sia un pochino più tonica, un pochino più luminosa, le macchie me parono un poco ridotte, quindi devo dire grazie Cristina, mi sono trovata molto bene. Il secondo prodotto è un grande classico di Veralab, l'olio denso. L'olio denso è fondamentalmente uno struccante oleoso, naturale, nutriente, e si utilizza in modo molto self-explanatory, che si spiega da solo, per struccarsi la sera. Sul trucco vado a emulsionare un po' di olio denso, che come dice la parola è una sorta di gel oleoso che va a sciogliere completamente il trucco. Poi con l'aggiunta di un po' di acqua si va ad emulsionare, e devo dire che porta via la qualunque, porta via anche il trucco occhi. Il modo migliore poi per eliminare e rimuovere i residui di trucco è quello di usare un panno in microfibra. Ora,
io ho preso anche quello dell'estetista cinica perché mentre ero di strada, perché no? Ve ne faccio vedere un altro, va bene qualsiasi panno in microfibra. Questo l'avevo preso da Sephora 1 milione di anni fa o forse 2, poi non l'ho mai usato, adesso inizierò. È il Makeup Eraser, cioè un cancellatrucco, fondamentalmente un panno in microfibra. Si inumidisce il panno e si rimuove, zac, così si rimuovono i residui di trucco. Devo dire che queste due modifiche alla mia skincare routine hanno fatto una discreta differenza, perché l'olio denso va a davvero rimuovere completamente il trucco, ma al tempo stesso lascia la pelle idratata e non hai quella sensazione di pelle che tira tantissimo. E il panno in microfibra va anche a fare una leggerissima esfoliazione. Se non avete mai provato a struccarvi con soluzioni, come posso dire, con prodotti a base oleosa, io fossi in voi un tentativo lo farei, perché devo dire, anche qui thumbs up, pollicioni alzati. Veniamo adesso all'ultimo, the last of my favorites. Oggi così un po' inglese senza motivo, ma ormai chi si stupisce più? Nella mia eterna lotta contro occhiaie e borse ho trovato questo mese un nuovo alleato. Sto parlando di patch per il contorno occhi. Come forse ricorderete, sono un'avida utilizzatrice di eye patches, ne ho provati 7 milioni e mezzo. Questi li ho presi durante il mio ultimo giro da Sephora, un po' così, perché quando ne vedo uno nuovo penso, ma fammi provare, perché no? Si tratta degli instant depuffing è la parola chiave, sgonfianti eye mask della Face D. La cosa interessante, mo non lo apro perché sennò poi lo devo da buttare, è che questi patch, a differenza di tutti gli altri che ho usato, sono adesivi e sono asciutti, quindi non sono in hydrogel, non sono in tessutino, quelli classici. Sembrano proprio degli sticker che metti sugli occhi e devo dire, la prima volta ero molto scettica, voglio essere onesta, ma il risultato effettivamente vanno un po' a sgonfiare, cioè quando ti svegli in quelle giornate in cui ti guardi allo specchio e sembri un pesce palla con due occhi così, ecco, fanno la differenza. Non vi aspettate miracoli perché, come dico sempre, i miracoli li fanno degli altri, sicuramente non delle maschere per il contorno occhi, però lasciatemi dire, niente male. E questi erano i preferiti per la categoria cura della pelle. Passiamo adesso alla prossima categoria, con una transition un po' alla Scooby-Doo, la categoria del trucco. Per la categoria del trucco questo mese ho un evergreen, un grande classico. Tra l'altro ho fatto una ricerca sul mio canale di YouTube e pare che negli ultimi 3 anni, nel mese di ottobre o comunque mesi attigui, io sempre e puntualmente vi ho consigliato questa BB Cream della It Cosmetics. E voi direte, e perché? E perché devi di nuovo consigliarcela? Perché secondo me non ha abbastanza visibilità, cioè non se ne parla abbastanza. Sto parlando della Your Skin But Better della It Cosmetics, una Color Correcting Full Coverage Cream. Cioè questo non è un fondotinta, è una CC Cream con la coprenza di un fondotinta, ma con un finish assolutamente naturale. Ce l'ho su anche adesso, non so quanto potrete percepire, ma sappiate che in questi periodi appunto di transizione con i primi freddi, perché in estate tendo a usare prodotti molto leggeri, poi arriva l'autunno e c'è bisogno di qualcosa di un pelino più coprente, questa è la morte sua, è perfetta per poi appunto far su tutto l'autunno e anche l'inverno. Come dicevo, molto coprente ma non pesante, finish naturale, ha questo tubetto con applicatore a pompetta che fa la differenza perché rende molto semplice prelevare il prodotto anche in modo igienico. E molto bene, tra l'altro la trovate online su Douglas.
o nei negozi Douglas, quindi è anche relativamente facile da reperire. Quando l'ho scoperta io in Inghilterra anni addietro, in Italia non c'era e infatti non era semplicissimo. Adesso facile facile. Andiamo avanti perché sto già parlando da 8000 anni, come al solito questi video tempo vola quando ci si diverte. Un rossetto, non metto tantissimo i rossetti in questo periodo, diciamo da quando ci abbiamo sempre sulle mascherine. Questo però lo trovo perfetto per l'autunno e sto parlando dei rossetti di Fenty Beauty. Questo si chiama Mademoiselle e tanto per capisse ce l'ho su in questo momento, e quindi un colore arancio, un mattone, un colore molto autunnale, e mi piacciono questi rossetti di Fenty Beauty perché sono opachi ma non seccano le labbra. Ce ne sono in tante colorazioni diverse. Questo secondo me è l'ideale per l'autunno. E veniamo adesso all'ultimo preferito per la categoria del trucco, che, spoiler alert, è un preferito a metà. Di cosa sto parlando? Della Brow Micro Filling Pen della Benefit. Che cos'è? È una matita per le sopracciglia che così sulla carta dava l'idea di poter un po' creare l'effetto microblading, e il nome secondo me un pochino trae in inganno perché si chiama microfilling. Poi se uno ci pensa bene però filling vuol dire riempimento, non definizione. Tutto questo per dirvi che come vedete ha la punta divisa in 3 parti che così sulla carta danno l'idea di poter creare un sopracciglio molto definito con l'effetto microblading. In realtà è un microfilling, nel senso che è più utile quando volete andare a riempire le zone in cui le sopracciglia sono un po' più rade velocemente. Quindi se a primo acchito dopo averla provata ero rimasta molto delusa, poi l'ho capita un po' meglio ed è il motivo per cui oggi ve ne parlo. Se cercate la definizione più assoluta, questa non serve assolutamente a niente per il vostro scopo. Se invece cercate un modo semplice per riempire le sopracciglia in modo naturale, mi verrebbe da dire, invece non è niente male. Bene. Facciamo ciao ciao anche alla categoria del trucco e passiamo, fammi pensare, alla categoria dei capelli. Benvenuti alla categoria capelli, composta da 2 preferiti. Uno in realtà è un po' un old but gold, cioè un prodotto non proprio appena lanciato sul mercato, in realtà un prodotto che utilizzo già da mi verrebbe da dire una decina d'anni, un po' sì e un po' no, a seconda della necessità. E questo è un momento in cui l'ho riscoperto e ho riniziato ad utilizzarlo. Sto parlando del olio per capelli capillare della Way. Olio per capelli, dunque, dicevo che lo uso un po' sì e un po' no, proprio a seconda di come i miei capelli sono, perché trattandosi di un olio è molto indicato soprattutto quando magari le punte sono un po' più secche, nei mesi in cui sti capelli sembra sempre che hai messo le dita nella presa, e da qualche mese questo è un po' il look classico qui a casa mia, cioè sempre un po' aureola di capelli impazziti. Per cercare di domarli un filino ho ricominciato ad utilizzare questo olio per capelli. Mi piace moltissimo perché se non si esagera con le quantità va proprio un po' a lucidare e a sistemare i capelli volanti senza ungere eccessivamente la situazione complessiva, perché poi però se sbagli ne metti troppo e sembra così che sei appena uscita dalla laguna dei morti viventi. Poco, a little bit goes a long way, un pequeño poquito va muy lontano, così, sempre lingue a caso. E questo era il primo preferito. Il secondo è un accessorio, possiamo chiamarlo così, che utilizzo da tempo, ne avevo in passato anche già parlato, ne ho scoperto uno nuovo da Sephora. Sto parlando del turbante per capelli, quello che si utilizza
dopo aver lavato i capelli, per asciugarli senza andare a frizionare, perché comunque frizionare i capelli dopo la doccia non è che faccia proprio benissimo. Questo invece, intanto ve ne parlo, nonostante l'abbia già fatto in passato, perché a differenza di altri turbanti è molto lungo, quindi va bene anche se uno ha tanti capelli, che non è più il mio caso, ma quando l'ho comprato li avevo ancora lunghi, ma poi il tessuto è molto assorbente, quindi davvero asciuga i capelli più in fretta. Se siete della scuola lascio asciugare i capelli così all'aria aperta, che è un po' la mia. Tenendo questo su, dopo un quarto d'ora lo tolgo, i capelli hanno già perso la maggior parte della loro umidità, come definirlo. Ha il classico meccanismo per cui lo arrotoli in testa, poi ha l'occhiello e il bottoncino sta su, puoi fare anche un po' lead bangers sui pezzi metallari, che non si muove, quindi questo è molto importante. Ho detto di che brand è? Penso di no, anche perché me lo ricordo. Aquis. Comunque non l'ho ancora detto, ma ormai stiamo sempre a ripetere le stesse cose, ma lo facciamo adesso. Sul blog troverete la lista di tutti i preferiti con link per saperne di più, conoscere i prezzi. Se volete pure comprare qualcuno di questi prodotti, perché no? Già che siamo di strada, anche un po' disclaimer, così un po' mimo presso me stessa. Nessuna delle aziende citate in questo video mi ha pagato per sponsorizzarle, questo non è un video di sponsorizzazione, tutti i prodotti li ho comprati con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie, e anche stavolta abbiamo fatto pure il disclaimer. Tra l'altro questo conclude la categoria dei capelli. Passiamo adesso alla terzultima categoria. Attenzione, stavolta è un video ricco, denso di cose. La categoria, facciamo la categoria dei vari. In realtà avrei voluto parlarvi del prodotto che sto per condividere con voi già almeno 1 anno e mezzo fa, poi sapete com'è. La cosa tira l'altra, mi sono sempre dimenticata, lo faccio adesso per il mese di ottobre 2020, sapendo però che ho sviluppato la mia ossessione già appunto almeno 1 anno e mezzo fa. Di cosa sto parlando? Dei profumatori per ambienti della Fragonard, che va detto così con accento francese, se no non rende. Fragonard, azienda francese specializzata nella creazione di profumi, maître parfumier da mille anni, con sede centrale a Grasse, che come forse saprete è la città mondiale dei profumi, e una serie di laboratori punteggiati, è uscito la piemontesina bella che è me, punteggiati un po' per tutta la Provenza e mi immagino anche altrove. Io ho scoperto Fragonard durante una visita a Es, questo adorabile paesino sulla Costa Azzurra, oggi anche un po' così guida turistica presso me stessa, perché ero andata a visitare appunto il laboratorio, il laboratoire, e lì sulla scia dell'entusiasmo avevo acquistato un profumatore per ambienti. Da lì in poi sono entrata nel tunnel infinito e negli anni, nell'ultimo anno e mezzo, ne ho acquistati costantemente, tant'è che l'ultima volta quest'estate, quando sono stata a Es, ho fatto una scorta. Al momento avrò 10 profumatori in casa e peraltro 3 già posizionati, uno all'ingresso, uno al piano living e uno al bagno, con 3 fragranze diverse, così che girare per casa è quasi un viaggio olfattivo. Fatta io un trip tutto mio. Quello che vi mostro è Rêve de Grasse, uno degli ultimi lanciati. Vi faccio vedere anche la bottiglia, molto carina, con ovviamente le sue bacchettine, le classiche bacchettine da inserire all'interno. Quello che mi piace dei profumatori per ambiente della Fragonard è che hanno intanto delle fragranze molto eleganti, degli abbinamenti inconsueti e che non sono troppo intensi, perché quando un profumatore per ambiente è troppo aggressivo può risultare anche un po' sgradevole. Questi invece sono eleganti, delicati, con 1000 fragranze, stavo a strozzare, 1000 fragranze fra le quali scegliere. Come dicevo, io ne ho già 3 in casa con fragranze diverse e questo è il prossimo che andrò ad inserire. Mi piacerebbe dirvi cosa c'è
all'interno di Rêve de Grasse, perché normalmente scelgo cose più tipo vetiver, lavanda, zenzero e lemongrass, insomma quelle robe lì. Questo l'ho preso così, mi ispirava, è floreale ma non troppo dolce. Ve la butto lì. Comunque, se vi interessa provare i profumatori per ambiente di Fragonard, li trovate anche online. Vi dico subito, non sono proprio super economici, ma secondo me ne vale la pena, se amate il genere. Bene, passiamo adesso alla prossima categoria e farei la categoria degli abiti. Per la categoria degli abiti ho 3 cosette da condividere con voi, anche perché forse ricorderete che giusto qualche settimana fa ho pubblicato un video haul autunnale con tutti i miei acquisti, vari e variegati e tanti, fatti in vista dell'autunno. Ora sappiate che da lì in poi ho fatto degli altri ordini online. Salutiamo la mia forza di volontà che quest'anno risulta non pervenuta, perché ogni volta che vedo qualcosa che mi piace online lo compro. Credo dipenda anche dal fatto che, essendo ingrassata 9 volte su 10, quando mi vesto la roba che mi provo non mi piace proprio tantissimo e allora cerco di trovare le forme migliori. Venendo al dunque, 3 cose. Una era nel video haul autunnale, ma la ripropongo perché è senza dubbio il capo preferitissimo fra quelli acquistati di recente. Le altre 2 invece sono novità, mettiamola così. Partirei con la prima novità, che sono questi pantaloni un po' sberluccichini che ho preso su ASOS, denominati disco pants, e subito mi sono immaginata così a lei in discoteca. Sono a vita alta, li ho presi perché appunto da quando sono ingrassata faccio molta fatica a trovare dei pantaloni che mi piacciono o mi stiano decentemente. Indosso spesso e volentieri i leggings. Questi sono un po' una via di mezzo perché hanno appunto la forma del pantalone con cerniera e bottoncino a pressione, però sono molto elasticizzati e sembrano quasi di raso. Sono stretti ma non strettissimi come un leggings, tagliati alla caviglia, una giusta via di mezzo. Mi piacciono molto, li indosso spesso e volentieri con sopra qualcosa di un po' più lungo, come ad esempio, qualche transizione, il vestito preferito che vi avevo già mostrato nel video haul autunnale, ovvero questo adorabile abitino che adesso vedete stropicciato perché lo metto un giorno sì un giorno anche, preso su H&M. Adoro questo vestito e sappiate che sto già pensando, e potrei farlo appena finisco di girare questo video, di acquistare anche la versione in nero, perché ho visto che c'è anche in nero. Vabbè. Mi piace molto perché ha questo colletto divertente. Quest'anno vanno molto i colletti così un po' importanti. La manica non è eccessivamente gonfia, è uno sbuffo leggero, un po' più lunga, quindi a 3/4, e poi ha questa cucitura sulla vita che lo rende un po' meno svasato, un po' meno mongolfiera. Mi piace tantissimo e poi il colore mollalo proprio. Quindi vabbè, ve l'ho già mostrato nel video haul autunnale, ve ne parlo di nuovo perché secondo me è uno dei pezzi più carini per quel che mi riguarda della collezione H&M autunno-inverno. E poi last but not least ho preso insieme ai prodotti dell'estetista cinica anche la t-shirt con scritto salame. Mai più senza. L'estetista cinica fa delle t-shirt pazzesche e questa non me la potevo lasciare scappare. La trovo divertentissima anche da indossare appunto con una gonna svasata, insomma, per sdrammatizzare qualsiasi tipo di look. Se vi piacciono le t-shirt, qua capelli che perdo così a manciate ovunque, se vi piacciono le t-shirt divertenti e particolari, vi consiglio di guardare, se farete shopping dall'estetista cinica sul sito di Veralab, anche la sezione magliette, perché ce ne sono di molto molto spassose. Bene, passiamo adesso all'ultima categoria, che è quella delle scarpe. Ed
Ed eccoci qua nell'ultima categoria di questo lungo infinito video dei preferiti di ottobre. Ho scoperto nella scarpiera un paio di scarpe acquistate credo l'inverno scorso, mai messe, perché la prima volta che le ho provate a casa mi stavano strette e poi non le ho più indossate. Così. Le ho riscoperte quest'anno e mi sono detta proviamo, magari avevo il piede gonfio quel giorno, no? Potevo pure pensarci prima. Mi vanno di nuovo i miracoli della scienza, i miracoli dei piedi che gonfiano e sgonfiano, un po' così. Le trovo bellissime, sono del marchio Couples. Credo che sia un marchio francese, io l'avevo presa in Francia appunto l'inverno scorso. Questa sorta di mocassini con borchiette, la parte davanti è in si chiama camoscio, la parte dietro in pelle, un filino di tacco, là. Le trovo carinissime, le trovo molto carine. Ho guardato e fino a qualche giorno fa erano tutto a posto, erano ancora disponibili sul sito di Couples, anche se sono della stagione precedente. Non so se lo saranno ancora per molto, costano tra l'altro anche il giusto, però se cercate delle robe carine, delle mocassini, cioè proprio ormai ciao, l'unico neurone che mi resta è andato a fare un giro e chissà quando tornerà. Se cercate dei mocassini un po' così, un po' grintosi, non troppo banali, questi molto carini e in più costano il giusto, ma sono anche di buonissima qualità. Il che ci conduce alla fine di questo lungo e infinito video dedicato ai prodotti preferiti di ottobre. Come sempre io spero che le mie indicazioni vi abbiano intrattenuto, vi siano state in qualche modo utili. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Mani che si muovono così senza motivo. Vi ricordo ancora una volta che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali ho parlato in questo video, con link diretti per saperne di più o anche eventualmente acquistarli online, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Per oggi non c'è altro, baci a stampo a tutti, vi auguro un novembre scintillante, anche se i presupposti sono dei migliori, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!